Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Se volete realizzare il mio stesso giacchino che avete visto nell'anteprima iniziale, avete bisogno del filato della Ice Yarns della linea Camilla Cotton. Questo filato lo troverete sul sito web Il Filo di Arianna Maglia Uncinetto. Nel box informazioni vi lascio il link per accedere direttamente al sito web per poter acquistare il mio stesso filato e anche il link del filato che è il Camilla Cotton. Siccome mi è stato chiesto già in altri video dove poter acquistare il filato, basta cliccare giù sotto e vi lascio tutti i link. Questi sono dei gomitoli di 50 grammi e a casa vi arrivano in lotto di 300 grammi. Ogni gomitolo, ripeto, è di 50 grammi e il filato misura 125 metri, il filo misura 125 metri, è 100% cotone mercerizzato e il filo, come vedete, non è molto sottile, è bello grosso, si lavora con l'uncinetto del 3. Infatti è consigliato l'uncinetto del 3 e io l'ho lavorato con l'uncinetto del 3, però se volete rendere il capo più morbido potete usare anche il 3,5 e il 4 va bene. Io ho usato il colore khaki chiaro ed è bellissimo, non si nota tanto dalla telecamera ma è molto lucido e non è come tutti gli altri cotoni che lasciano i peletti. Mentre lo lavorate vi rendete conto che rimane la sua brillantezza. Quando andate a visitare, indicato anche lavorare questo cotone per borse e anche dei vestiti perché il capo non è risultato molto pesante, quindi ve lo consiglio vivamente. Detto ciò, partiamo con il tutorial. Se vi piace il tutorial, mi raccomando, mettete un like. Con l'uncinetto numero 3 e per la mia taglia ho messo su 150 catenelle. Il multiplo che noi andremo a lavorare di questo punto si basa su un multiplo di 5 più 4. È una taglia M, si lavora un pannello unico che poi piegheremo a metà per ricavarci la spalla e lo scalfo. Quindi una volta che voi avete calcolato la vostra circonferenza, rendetevi conto del punto, del multiplo, quindi aumentate sempre 5 più 4, 5 più 4. Una volta che ho messo sulle mie 150 catenelle, adesso ve lo faccio vedere con un campione, aggiungo altre 4 che le prime 3, 1, 2 e 3 servono per continuare il punto e una invece è per girare. Vado nella catenella a fianco e faccio una maglia bassa più 2 catenelle. Adesso devo fare questo giro e il prossimo, praticamente farò 2 giri di maglie alte. Quindi vado a fianco e faccio una maglia alta, vado a fianco e continuo con la maglia alta. Andate avanti in questo modo per tutto il giro. Terminato il primo giro, iniziamo il secondo giro, sempre di maglie alte. E facciamo 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta e maglia alta su ogni maglia alta così come si presentano. Quindi vado a fianco e faccio un'altra maglia alta. Andate avanti in questo modo, ci vediamo quando terminiamo tutto il giro. Terminati i 2 giri di maglie alte, adesso iniziamo la lavorazione del punto vero e proprio. Non ho fatto un punto molto elaborato, ma ho preferito fare un punto semplice proprio per mettere in risalto più il colore del filato e il filato. Iniziamo facendo 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta. Adesso devo fare altre 2 maglie alte su ogni maglia disponibile. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto 2 maglie di base, vado nella terza e faccio la prima maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Quindi dobbiamo fare 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte, saltando 2 maglie di base. Di nuovo 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto 1 e 2 e nella terza maglia alta sottostante inizio a fare la prima maglia alta. A fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta.
2 catenelle, quindi proseguite in questo modo e ci vediamo al termine del giro. Concludiamo il giro con le 3 maglie alte come abbiamo iniziato. Adesso dobbiamo lavorare il giro, giriamo il lavoro e questo risulterà il nostro rovescio. Qui lavoreremo solo maglie basse, quindi alla fine del lavoro noi, nonostante stiamo lavorando avanti e indietro, avremo una parte del diritto e una parte del rovescio. E iniziamo facendo una catenella. Rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa, vado a fianco e faccio una maglia bassa, a fianco una maglia bassa. Qui abbiamo 2 catenelle, all'interno sempre 2 maglie basse, 1 e 2. Qui sulle 3 maglie alte una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante e vado avanti in questo modo fino a terminare il giro. Ci vediamo al termine del giro. Adesso, una volta che abbiamo finito il giro di maglie basse, giriamo il lavoro e dobbiamo ripetere lo stesso giro che abbiamo fatto sotto. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e saltare sempre 2 maglie di base. Iniziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, che è sempre la nostra prima maglia alta. Vado a fianco e faccio una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto 1 e 2 e sulla terza maglia bassa riprendo di nuovo a fare le maglie alte, una su ogni maglia bassa sottostante, quindi 3 maglie basse, 2 catenelle, salto 1 e 2 sempre in continuo così fino a terminare il nostro giro. E terminiamo il giro sempre con 3 maglie alte come abbiamo iniziato. Proseguite, finito il tutto, giriamo di nuovo il lavoro e ci troviamo dalla parte del rovescio e quindi catenella, entriamo nello stesso punto, maglia bassa, a fianco maglia bassa, a fianco maglia bassa. Dove abbiamo le 2 catenelle di separazione all'interno 2 maglie basse. Su ogni maglia alta sottostante una maglia bassa. Andate avanti in questo modo fino a terminare il giro. Una volta che abbiamo finito le maglie basse, adesso giriamo il lavoro e cambia un po' la posizione delle maglie alte. E iniziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, che è la nostra prima maglia alta. Una catenella di separazione e adesso vado direttamente sull'ultima maglia alta e faccio una maglia alta. Sulla maglia bassa a fianco una maglia alta, sulla maglia alta bassa a fianco una terza maglia alta e sulla maglia alta sottostante che corrisponde con la maglia alta sottostante facciamo una maglia alta. Adesso dobbiamo fare 4 maglie alte con una catenella di separazione. Devo saltare solo una maglia sottostante, vado sulla maglia bassa a fianco e faccio la prima maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e l'ultima maglia alta e sono 4 maglie alte. Di nuovo catenella di separazione, salto una maglia di base, vado in quella a fianco e faccio la prima maglia alta, una seconda, una terza e una quarta. Proseguo in questo modo per tutta la mia riga e devo terminare, si deve concludere il giro con una maglia alta. Andate avanti e poi il giro successivo un giro di maglie basse. Comunque andate avanti e ve lo faccio rivedere. Ecco come si presenta la nostra lavorazione. Questo è sono i primi 3 giri, non contando le maglie basse. Quindi noi adesso, una volta che abbiamo finito il terzo giro, dobbiamo fare un giro di maglie basse e riprendere poi dal giro numero 1, sempre con 3
maglie alte, saltiamo 2 maglie di base e 2 catenelle di separazione. Quindi dobbiamo fare 2 giri uguali e un giro con 4 maglie alte e una catenella di separazione. Quindi come adesso vedete dobbiamo lavorare dal rovescio con solo maglie basse. Una catenella e rientro una maglia bassa. Nella catenella di separazione una maglia bassa. Qui una maglia bassa, vado a fianco, una maglia bassa, vado a fianco, una maglia bassa e continuo così fino a terminare il giro. Arrivati quindi alla fine del giro, qui abbiamo fatto una catenella di separazione, facciamo una maglia bassa e sulle 3 catenelle dove abbiamo iniziato il giro una maglia bassa. Non vi dimenticate della catenella di separazione. Adesso giriamo il lavoro, iniziamo dal giro numero 1 e iniziamo facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Qui saltiamo 1 e 2. Vado sulla terza maglia bassa e faccio una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta, 2 catenelle di separazione. Andate avanti in questo modo e ci vediamo al giro dove dobbiamo far ripetere il giro delle 3 maglie alte. Non vi faccio rivedere il giro di maglie basse. Terminato il giro di maglie basse, adesso devo ripetere il giro numero 1 e quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Vado a fianco e faccio una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo salto 1 2 e qui in corrispondenza della maglia alta sottostante faccio la prima maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta e 2 catenelle. Qui faccio la maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta e 2 catenelle. Quindi finite questo giro di 3 maglie alte e 2 catenelle, il giro di ritorno maglie basse e poi vi faccio rivedere per l'ultima volta il giro numero 3. Poi bisogna proseguire sempre con questa sequenza fino alla vostra lunghezza. Ripetiamo il giro numero 3 e iniziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3 più una catenella di separazione. Devo saltare questa volta una maglia di base, vado nella seconda e faccio una prima maglia alta, una seconda maglia alta a fianco, una terza maglia alta a fianco e una quarta maglia alta a fianco e catenella di separazione. Dobbiamo proseguire in questo modo. Quindi vado in corrispondenza dell'ultima maglia alta e faccio una maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta e qui mi ritrovo invece sulla prima maglia alta dell'altro archetto e faccio l'ultima maglia alta, una catenella. Vado avanti in questo modo per la mia lunghezza. Alla fine io ho fatto un totale di 26 cm, quindi questa è la parte del davanti. Ho fatto i 2 giri di maglie alte e poi sono andata avanti con la lavorazione con il punto per 26 cm. Una volta che ho finito la lavorazione ho trovato la metà del davanti e ho messo i segni. Questa invece è la parte del dietro. Quindi ho piegato, ho contato 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 quadretti e qui sulla maglia bassa ho messo il punto e questa poi viene piegata a metà in questo modo e da qua poi devo lavorare per continuare la lavorazione e arrivare fin sopra la spalla e la stessa cosa ho fatto da questa parte. Quindi una volta che voi finite trovatevi le vostre metà. Una volta poi che ho trovato la mia metà, questa è la parte del davanti, ho sempre terminato il mio motivo.
Quindi devo continuare la lavorazione sempre con il motivo. Questa volta devo ripetere il motivo numero 1 con le 3 maglie alte e 2 catenelle di separazione. E mi fermo qui ho il motivo di 3 maglie alte, mi fermo sulla prima maglia alta e lavoro poi. Quindi inizio con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado a fianco e faccio una maglia alta e a fianco una maglia alta, 2 catenelle, ripetiamo sempre il motivo numero 1, 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ci vediamo quando arriviamo vicino al punto. Sono arrivata dove ho messo il segno e lavoro, ho fatto le 3 maglie alte, 2 catenelle, salto 2 e lavoro una maglia alta e non vado oltre. La stessa cosa farò anche qui, dalla parte del dietro. Le 2 maglie alte le lascio e lavoro sulla prima maglia alta disponibile. Quindi adesso giro il lavoro e devo fare un giro di maglie basse. Faccio una catenella, rientro nello stesso punto perché adesso stiamo lavorando dalla parte del rovescio e faccio maglie basse, lavoro come abbiamo fatto fino adesso. 3 maglie basse sulle maglie alte sottostanti e 2 maglie basse all'interno delle catenelle di separazione. Andate avanti in questo modo e vi faccio vedere per l'ultima volta come iniziare e andare avanti con il motivo. Lavoriamo quindi il giro numero 3, ripetiamo il giro numero 3 con 3 catenelle e una di separazione. Vado sulla terza maglia alta e faccio una maglia alta. A fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta, a fianco una quarta maglia alta. Catenella di separazione, salto sempre uno, vado a fianco e continuo così fino ad arrivare dove abbiamo iniziato, dove abbiamo messo il segno, lavorando sempre una maglia alta, catenella, e quindi dobbiamo lavorare sempre negli spazi e qui poi dobbiamo fare l'ultima maglia alta. Quando lavorate il dietro la stessa cosa, delle 3 maglie dobbiamo lavorare, le 2 le lasciamo e lavoriamo sulla prima, e anche qui delle 3 maglie dobbiamo lavorare una e anche qui. Dovete continuare a lavorare in questo modo fino ad arrivare alla vostra altezza delle spalle. Ci vediamo dopo quando abbiamo finito tutto per cucire e per rifinire. Vi volevo far notare solo una cosa: quando dobbiamo ripetere il giro numero 3, alla fine noi dobbiamo continuare con le 4 maglie alte, invece il giro numero 3 finiamo con una maglia alta, quindi andiamo avanti in questo modo. Sono arrivata alla mia altezza della spalla, ho lavorato il davanti, il dietro e l'altra parte del davanti. Solo che io, lavorando il dietro, ho lavorato su delle maglie dispari, quindi il numero delle maglie per quanto riguarda il motivo erano dispari, e quindi che cosa ho fatto? Ho seguito il giro sottostante, quindi poi ho iniziato a lavorare e non ho trovato problemi. Quindi se voi vi trovate come me allo stesso modo a lavorare con delle maglie dispari, basta tenere presente la lavorazione del motivo sottostante. Invece per quanto riguarda il davanti ho lavorato su delle maglie pari, quindi non ho trovato difficoltà. Però ripeto, se vi trovate a lavorare con delle maglie dispari, basta tener presente qui, come a questo punto, il motivo sottostante e non avete problemi. Una volta arrivata alla spalla, adesso devo chiudere mettendo le 2 parti della spalla, del davanti e del dietro, dalla parte del rovescio. Devo far combaciare tutte e 2 la parte della spalla, quindi prendo una parte e l'altra, e adesso devo cucire con ago e filo, e prendo una parte del davanti e una parte del dietro, fermo bene e vado avanti con questa cucitura.
Una volta che finiamo la cucitura della spalla, dobbiamo fare la manica. Ho cucito la spalla. Adesso devo lavorare la manica e riprendo sempre il motivo e devo fare prima un giro di maglie basse per pareggiare tutto intorno, e visto che riprendo il motivo faccio il giro di maglie basse dal rovescio. Anche se dobbiamo lavorare in tondo, lavoriamo sempre le maglie basse dal rovescio, le maglie alte dal diritto. Tolgo il segno, entro dove ho messo il segno e devo lavorare maglie basse su ogni maglia sottostante. Quindi a questo punto faccio una catenella, rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa. Vado a fianco e faccio un'altra maglia bassa. Qui ho una maglia alta, all'interno della maglia alta faccio 2 maglie basse, a fianco una maglia bassa, qui di nuovo una maglia bassa, a fianco un'altra maglia bassa e vado avanti in questo modo fino a completare tutto il giro. Cercate di fare maglie basse con il multiplo del nostro lavoro, che è un multiplo di 5. Ci vediamo alla fine di tutto il giro. Alla fine io ho fatto 65 maglie basse tutto intorno, ho chiuso con una maglia bassissima e adesso devo lavorare dalla parte del diritto e inizio con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e inizio dal primo motivo. Devo fare 3 maglie alte, 2 catenelle, saltare 2 maglie di base e fare di nuovo 3 maglie alte, e faccio in questo modo. Questa è la prima maglia, vado a fianco e faccio una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto 1 e 2, vado a fianco e faccio di nuovo 3 maglie alte su ogni maglia alta disponibile, bassa disponibile, 2 catenelle, salto 1 e 2, vado a fianco e di nuovo inizio il motivo. Vado avanti in questo modo fino a terminare tutto il giro. 2 catenelle, salto 1 e 2 e vado a fianco e di nuovo 3 maglie alte su ogni maglia bassa disponibile. Andate avanti e poi chiudete nella terza catenella con una maglia bassissima e poi dobbiamo riprendere di nuovo maglie basse dalla parte del rovescio. Comunque andate avanti e vi faccio rivedere io come finire e iniziare il giro. Arrivata al termine del giro, poi taglio bene i fili, quindi adesso devo chiudere nella terza catenella dove abbiamo iniziato il nostro lavoro con una maglia bassissima. Adesso devo lavorare maglie basse dalla parte del rovescio, quindi giro il lavoro, faccio una catenella, rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia bassa. Qui 2 maglie basse, 1 e 2, qui maglia bassa su ogni maglia alta sottostante e andiamo avanti fino a terminare il giro. Il giro successivo dobbiamo ripetere maglie alte e 2 catenelle di separazione. Andate avanti, ci vediamo al termine del giro. Finito di lavorare le maglie basse, adesso giriamo di nuovo il lavoro e lavoriamo dalla parte del diritto e ripetiamo le maglie alte come si presentano sotto il giro numero 1. Quindi 3 catenelle, vado a fianco e faccio una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho le 3 maglie alte sottostanti e su ognuna di esse faccio una maglia alta, 2 catenelle, andate avanti e poi vi faccio vedere come iniziare il quarto giro. Non vi faccio rivedere di nuovo le maglie basse da rovescio, però andate avanti e ci vediamo quando dobbiamo iniziare il terzo giro. Fatti i 2 giri di 3 maglie alte e 2 catenelle di separazione, adesso devo fare il giro numero 3 e inizio con 3 catenelle, 1, 2 e 3 e una catenella di separazione. Salto 1, vado a fianco e faccio la prima maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta, a fianco una quarta maglia alta.
una catenella e ripeto, salto una, vado a fianco, faccio una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e una quarta maglia alta e catenella di separazione. Dobbiamo praticamente ripetere il motivo che abbiamo fatto del giacchino, quindi dobbiamo lavorare sempre in questo modo, continuando con le maglie basse dal rovescio e maglie alte dal diritto. Andate avanti e vi faccio vedere come terminare questo giro. Arrivata alla fine del giro, ho fatto il gruppo di 4 maglie alte, catenella di separazione, salto una maglia di base, vado a fianco e faccio una maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta e poi ci agganciamo alla prima maglia alta che abbiamo fatto delle 3 catenelle. Quindi vado nella terza catenella 1, 2, 3 e questa è finito anche questo giro con il gruppo di maglie alte. Quindi quando facciamo il gruppo di maglie alte iniziamo con 3 catenelle e poi quando terminiamo il giro continuiamo la lavorazione fino a chiudere il lavoro. Adesso andate avanti in questo modo fino ad arrivare, io ho fatto un totale di 17 centimetri che corrispondono a 11 motivi. Ho terminato sempre con il secondo motivo e un giro di maglie basse, ve lo faccio vedere dalla manica che ho finito. Quindi ho finito con i 2 motivi di 3 maglie alte e un giro dal rovescio di maglie basse e ho terminato in questo modo. Adesso vi faccio vedere come rifinire il davanti. Per quanto riguarda il davanti, faccio la stessa cosa, un giro di maglie basse dal rovescio, questo è il nostro rovescio, quindi pareggio sempre con le maglie basse. Ho iniziato con una catenella e una maglia bassa dove abbiamo iniziato le maglie alte. Adesso vado in ogni maglia disponibile e faccio una maglia bassa. Quindi vado a fianco, qui abbiamo una maglia alta, all'interno faccio 2 maglie basse. Qui una maglia bassa, qui una maglia bassa e qui una maglia bassa. Quindi vado avanti in questo modo fino a terminare tutto il giro e poi riprendo un giro di maglie alte. Io ho fatto un giro, ma se voi volete fare 2 giri potete farlo tranquillamente. Ho fatto tutto il bordo laterale dei 2 davanti e anche la parte del dietro del collo dietro. Una volta che ho finito giro il lavoro dalla parte del diritto e adesso lavoro su ogni maglia bassa sottostante una maglia alta. Inizio con 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta, vado a fianco e lavoro una maglia alta. Proseguo in questo modo fino a terminare tutto il mio giro. Una volta fatto questo, il mio giacchino è terminato. Tagliate i fili e nascondete bene i fili. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi va, iscrivetevi su Facebook il gruppo Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto e se volete postare i vostri lavori potete farlo tranquillamente. È un gruppo libero di handmade. Mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie e ciao!